Quali entità antiche si nascondono dietro il velo? Ben ritrovati, sono Tiranno Matto, oggi con un nuovo episodio della mia rubrica Aggiornamento. Si ritorna fra le stelle alla ricerca della risposta alla domanda iniziale. Oggi il tema della rubrica infatti è Stellaris. Dopo l'aggiornamento un po' dibattuto, Biogenesis e tantissime critiche che hanno visto Paradox nell'occhio del ciclone di giocatori e recensori, riuscirà il nuovo DLC di Stellaris, in uscita il 22 settembre 2025, a risollevare un po' gli animi? Oppure Shadows of the Shroud promette tanto ma offrirà ben poco? Andiamo a vederlo insieme nella speranza che se offra qualcosa non siano una valanga di bug. Dritto al sodo. Ad ogni rilascio di contenuto pagato, come nel caso di Shadows of the Shroud, arriva anche una grandissima major patch. Abbiamo le patch note preliminari del grande aggiornamento Lyra, in cui vengono introdotte tantissime feature che sono state ribilanciate e sistemate. Miglioramenti all'UI dei pianeti sulla base dei feedback ricevuti dalla community dopo il grande cambiamento che era avvenuto durante il rilascio di Biogenesis, lo scorso DLC nel Season Pass 9. Vi faccio un piccolo esempio. Adesso la QEWE, la coda degli edifici, è sempre visibile. Ci sono altri miglioramenti alla distribuzione delle specializzazioni nei distretti e al posizionamento grafico all'interno dell'UI di tutto ciò che riguarda la gestione planetaria. Ci sono anche più tabelle che vanno a riassumere la distribuzione della forza lavoro e tantissimi altri tooltip minori, quindi un insieme di miglioramenti alla qualità della vita. Non vi sto ad elencare tutti i bug fix e i cambi di bilanciamento su strutture, ricerche e lavori che hanno fatto, perché sono veramente tantissimi. Ma passiamo ora al focus reale di questo aggiornamento. Il contenuto a pagamento Shadows of the Shroud, che va ad introdurre il rework completo dell'ascensione psionica. Cercherò di rimanere il più breve possibile, anche perché mi baso sui dev diaries preliminari al lancio. Questo video arriverà nella stessa giornata in cui uscirà il DLC e quindi non sono in grado di andare più nel dettaglio. Se siete interessati magari a un'esplorazione più dettagliata di Shadows of the Shroud, lasciatemelo scritto nei commenti che vediamo di trovare una soluzione. Però bando alle ciance, sappiamo che il revamp dell'ascensione psionica avrà già luogo con un nuovo pannello di connessione con il velo, lo Shroud appunto. Avremo ben 4 opzioni di interazione con queste entità che sono presenti oltre la realtà, queste entità antiche, extradimensionali, ispirate a molta fantascienza. E fra le nuove varie origini della nostra specie ci sarà anche quella degli Endbringers, che è estremamente ispirata ovviamente al Grimdark di Warhammer Fantasy. Potremo seguire ciò che ci dirà questa voce e portare, a detrimento di tutte le altre specie della nostra galassia, la follia stessa attraverso il velo. Avremo anche altre due origini: i forgiati dal velo, che avranno facilitato il percorso di attunement alla Covenant, quindi di avvicinamento al loro patrono attraverso il velo, uno di quelli più positivi e meno folli, e i Mind Wardens, i guardiani della mente, che hanno il sacro dovere di proteggere la galassia da questo pericolo oltre il velo. Ci saranno anche 2 nuovi chipset relativi sia all'origine psionica sia a quella dei custodi della mente. Colgo l'occasione per informarvi che l'enclave dei sapienti dello Shroud è stato completamente revampato a sua volta e sarà presente anche il nuovo enclave proprio dei Mind Warden, che potranno fungere da mercenari a cui possiamo andare a chiedere un'assistenza militare per contrastare specie psioniche sull'orlo del disastro galattico. Mi collego dicendo che oltre le origini saranno presenti anche 6 nuove civics per le nostre civiltà. Sono tutte molto, secondo me, immersive e non ve ne parlo nel dettaglio perché altrimenti questo video potrebbe durare troppo. Ci saranno nuovi
8 leader d'eccellenza, i Paragon, 2 nuove reliquie, una serie di nuovi ritratti per le specie, di nuove specie stesse, e la meccanica delle aure psioniche, che saranno degli effetti che potremmo applicare sugli imperi, nemici o amici, mettendo bonus e malus a seconda delle opzioni che il nostro patrono e il nostro percorso d'ascensione psionica ci permetteranno. Piccola nota finale: tutto quanto è pensato per funzionare armoniosamente anche con i precedenti DLC, quindi potremo integrare tutte queste origini e civics su tutte le specie esistenti con le varie varianti, quindi anche per la mente alveare se volete simulare i tiranidi, o sulla Gestalt Consciousness, quindi su un impero di macchine. Insomma, potremmo sbizzarrirci con questo DLC. Credo che questo DLC vada a concludere un po' il ciclo di ampliamento delle varie civic ed origini legate a ciò che non sono specie normali. Abbiamo visto prima le macchine, poi con Biogenesis abbiamo visto appunto le menti alveare, i pianeti che si espandono, insomma ciò che era più naturale. Era scontato arrivare finalmente anche alle specie più psioniche e all'ascensione di riferimento. Spero che non ci siano bug che distruggano tutto quanto, lo scopriremo al lancio ovviamente del DLC con un po' di testing. Sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Solleverete il velo di Maya alla ricerca di antiche entità Lovecraftiane? Oppure vi ergerete a guardiani della galassia contro ciò che si nasconde dietro il velo? Siamo giunti alla fine di questo episodio della mia rubrica aggiornamento. Spero vi sia piaciuto, vi ringrazio per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui. Vi voglio ricordare l'esistenza del gruppo di traduzione amatoriale Stellaris Traduzione Italiana. Collaboro con i ragazzi ormai da mesi e vi suggerisco di controllare in descrizione perché troverete il link al server Discord. Dovrete portare pazienza perché né loro né il sottoscritto siamo così fortunati da essere nelle grazie di Paradox Interactive. Non abbiamo chiavi di accesso anticipato ai loro contenuti e dunque il lavoro di localizzazione italiana riprenderà in questi giorni. Abbiate pazienza e rimanete connessi per scoprire da me e da altri creator legati al gruppo tante novità interessanti. Vi rubo ancora meno di un minuto per aggiornarvi sulla situazione del canale e su cosa sta succedendo. Ho iniziato con le live e, se siete d'accordo, stavo proprio valutando di iniziare anche a farvi vedere un po' Stellaris, Crusader Kings 3 e altri giochi Paradox. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete dei sondaggi per decidere le fazioni, se le creiamo insieme direttamente in live o le posso preimpostare io. Vi ricordo che gli abbonamenti sono attivi, ma qualsiasi forma di supporto, anche squattrinato, è molto apprezzato. Un like, un commento, l'iscrizione, la condivisione, lo sapete, le solite cose. YouTube Studio Analytics mi dice che la maggior parte di voi, più dell'80%, non è ancora iscritta. Capisco, magari non sono abbastanza simpatico o non ho il vocione. Cioè, potrei averlo, però non mi impegno ad averlo sempre. Preferite il pitch? L'importante è che io rimanga matto, suppongo. Ma bando le ciance che mi perdo nella mia follia. Anche oggi un abbraccio perché Tiranno Matto out. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriera.